Ciao a tutti amici del Leone, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Leone e le tendenze energetiche disponibili per il Natale 2025. Potrebbe essere importante per qualcuno il Natale del 2023. Mi è arrivato questo anno, 2023. Allora, ragazzi, abbiamo il giudizio e la morte. Wow! Momento di profonda trasformazione, devo dire. Il giudizio può parlare di una presa di coscienza, di una presa di consapevolezza, di quello che potrebbe essere il risveglio spirituale per qualcuno, anche perché avendo poi la morte sotto c'è proprio un momento di rinascita, di tagli con qualche cosa che è del passato, considerato anche che abbiamo il giudizio, per dare la possibilità a qualche cosa di nuovo di sorgere, di nascere. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile quindi che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il messaggio potete ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate, il numero di telefono, il link alla pagina web dove trovate tutto quello che propongo. Ci sono i link ai corsi gratuiti presenti sul canale e i link ai corsi di livello intermedio di tarocchi intuitivi. Uno è un videocorso e l'altro è un corso live che partirà a gennaio 2026. Bene. Partiamo con un 10 di coppe, un 9 di pentacoli, la giustizia, abbiamo il giudizio nuovamente, la morte nuovamente, wow, e un 8 di spade, ragazzi. Allora, si parte da una situazione, direi in equilibrio con questo 10 di coppe, può essere collegato con un gruppo sia familiare, ma anche potrebbe essere un gruppo lavorativo, per esempio, un gruppo di amici, la famiglia di anime. Andiamo a vederlo. Wow, carro e 2 di coppe. Pare essere o una collaborazione o una situazione romantica per qualcuno. Essendoci la carta del carro, potrebbe anche esserci qualche viaggio in programma, qualche spostamento, qualche cambio anche solo di direzione, scusate, qualche cambio di direzione magari in qualche scelta, in qualche relazione potrebbe essere. È anche vero che con il 10 di coppe potrebbe esserci una situazione familiare, quindi una riunione, adesso sotto queste feste soprattutto, dove potreste creare come questa nuova unione. Andiamo a vedere il 9 di pentacoli. Abbiamo un 5 di spade e un asso di coppe. Potrebbe esserci della confusione su questo nuovo inizio, sul sentimento che si prova. Se non fosse il sentimento potrebbe essere un'idea. Questa scelta del carro potrebbe essere collegata a un'idea, a un ideale, a un sogno. Il 9 di pentacoli è una carta di forte indipendenza e autonomia, è la carta che io chiamo delle autococcole ed è uno degli arcani minori degli amanti. Io ho la sensazione che se fosse per esempio una questione lavorativa, adesso poi farò i vari esempi, però può essere come un certo tipo di confusione, ma anche nel caso di una relazione da 2 di coppe, potrebbe essere come una sorta di confusione per quello che riguarda o il tipo di sentimento o la nascita magari di questo progetto. Datemi una carta per il 5 di spade. Ok, potrebbero non esserci delle buone basi o non sapere bene che basi, che regole, che diciamo così programma o struttura dare alla situazione o alla relazione.
Andiamo a vedere la giustizia. Abbiamo la forza e un re di pentacoli. Con la carta della giustizia, ragazzi, potrebbero arrivare dei contratti. Se è una situazione lavorativa, qui può esserci la fine di un vecchio percorso lavorativo per iniziare qualche nuovo percorso lavorativo, magari grazie a qualche associazione, a qualche conoscenza che potreste fare nella vostra famiglia di anime. L'amico dell'amico, il fratello della fidanzata del cugino, sapete, tutte quelle, quegli intrallazzi parentali che potrebbero effettivamente dare come un aiuto. Andiamo a vedere il giudizio. Quattro di bastoni, 2 di spade, 3 di spade e 10 di bastoni. C'è un qualcosa che si riequilibra. Aspettate che mi sono impaperata. Riequilibra in questo periodo. Vi porta come ad una certa stabilità, ma tenete presente che avete la carta della forza, quindi deve esserci come la voglia di rimettere le cose in equilibrio. Vi dicevo prima, potrebbero essere contratti, potrebbero essere accordi, potrebbero essere regole che si mettono magari in una situazione o in una relazione. Io qui ho la sensazione che ci si debba lasciare indietro l'idea di sacrificio o per qualcuno potrebbe essere un dolore specifico. Con la carta del giudizio è come se questo momento fosse visibile da altri punti di vista, è come se riuscisse ad avere la visione più ampia della situazione. E qui abbiamo 10 di bastoni che è una carta che indica il lasciarsi indietro certe aspettative, certi pesi, certe responsabilità, certe cose che probabilmente non sono vostre e che vi appesantiscono. Andiamo a vedere la morte. 2 di bastoni e fante di bastoni, datemi una carta per il fante. Imperatore. Vedere l'imperatore così mi dà la sensazione che dobbiate togliere delle regole. Poi io qua invece vi ho detto che con la giustizia ci sono delle regole. Può essere che siano regole diverse, che le regole che avevate voi prima vi creavano aspettativa, vi creavano come troppa responsabilità, vi prendevate carico di troppe cose e quindi adesso ci sia come questo bisogno, questo momento di ristabilire le regole. Andiamo a vedere l'otto di spade. Guardate, temperanza e torre. Torre di nuovo è una carta che butta giù l'ego. Il nostro ego è il personaggio. Quindi ho come la sensazione che qualcuno potrebbe diventare più trasparente. Mi viene da dire più sano perché vedo la temperanza. Non perché qualcuno stia male, ma perché molte volte ci mettiamo delle maschere noi stessi per non far vedere le nostre vulnerabilità, per nascondere il nostro dolore. E ho un po' come la sensazione che qui ci sia da buttare giù queste maschere fondamentalmente. 8 di spade di nuovo, 9 di bastoni. Sì, potrebbero essere delle barriere che state mettendo nei confronti degli altri. Qui avete 9 e 10 di bastoni. Io credo che la confusione del 5 di spade sia dovuta al fatto di non avere, come, non è un obiettivo, però è come non avere ipotesi, c'è un viaggio, supponiamo che sia un viaggio emotivo o lavorativo, si parte per questo viaggio, si decide di partire per questo viaggio, ma è come se il percorso non fosse ancora ben delineato. C'è la voglia di andare avanti, c'è la necessità di lasciarsi indietro certi pesi, certe responsabilità, di vedere le cose da un'altra prospettiva, di mettere come in equilibrio la vostra parte mentale con la vostra parte emotiva e con questa morte c'è un taglio con le vecchie regole, secondo me. E il periodo di Natale, questa lettura tenete presente che dura dai 7 ai 15 giorni da quando la vedete, ehm, secondo me nel periodo di Natale, insomma nei prossimi giorni, c'è proprio la possibilità di
di riportare in equilibrio questi due lati, cioè di non lasciarsi trasportare troppo o dal cuore o dalla mente, ma integrare in una visione più grande ehm, quello che suppone questa conoscenza, questa relazione, questa collaborazione. Allora, se fosse una questione lavorativa, vi dico, potrebbero esserci, come vi dicevo prima, no? Il fratello della ragazza del cugino, ipotesi, con il quale parlate, si può iniziare a creare come una nuova idea di collaborazione. Avendo un 9 di pentacoli, sento che molte persone potrebbero non aver voglia di collaborare, ma essendo molto indipendenti, potrebbero abbracciare il tema del lavoratore autonomo, quindi dello stare da soli, dell'organizzarsi, di non dover rendere conto a nessuno, però ho anche l'idea che sia un progetto che vi possa effettivamente piacere e che possa essere proficuo per voi entrare in questo progetto. Potrebbe esserci un contratto, non è detto che sia un contratto legale, può essere anche un contratto interno, firmato solo dalle parti senza la necessità di un notaio piuttosto che di un testimone. E secondo me qui inizia come un buon terreno, perlomeno da un punto di vista psico-emotivo, è come se questo movimento, questo nuovo inizio, questo accordo vi desse la possibilità di iniziare a vedere le cose da un'altra prospettiva, a lasciarvi indietro vecchie regole, vecchie strutture mentali, vecchi schemi di comportamento. Potrebbero anche essere vecchi servizi che voi davate nella vostra azienda o vecchi prodotti che non sono più proficui per vendere, avete X soldi investiti in magazzino ed è ora, come dire, di liquidare, di passare ad altro. Se fosse una questione romantica, secondo me anche qui inizia qualcosa di nuovo. Tenete presente che il 9 di Pentacoli è la carta dei single, quindi qui ci potrebbe essere come qualche titubanza al iniziare o no questa relazione, questa conoscenza, questo compromesso, dipende se conoscete già la persona, se non la conoscete già. Se non la conoscete, vi dico, è facile che in questo periodo possiate conoscerla e potrebbe essere un segno di terra. Potrebbe anche essere Bilancia, Scorpione. Mm. Tenete presente questi. Comunque, dipendendo dal grado di conoscenza che avete con questa persona, sento che c'è un buon potenziale perché si sviluppi qualche cosa. L'unica cosa, qui con questi due 8 di spade e la torre, c'è da buttare giù i pensieri negativi. L'otto di spade fa riferimento a una persona che, guardate la figura, è bendata, quindi già vede tutto nero. Le spade qui intorno rappresentano le gabbie mentali ed è una carta di vittimismo. Se ci fate caso, qua dietro c'è una città e la figura praticamente si sente isolata dalla città. In realtà perché ci sono queste spade che creano come una gabbia, però sappiamo che le spade riguardano la mente, quindi è una gabbia mentale che la fa allontanare dalla società. Quindi fa riferimento al ruolo di vittima che ogni tanto prendiamo, al fatto che vediamo sempre tutto negativo o al fatto che neghiamo sempre tutto. No, quello non è così. No, quell'altro non è vero che ho fatto questa cosa qua. Cioè, bisogna togliersi un po' la maschera, secondo me, e ripartire con una nuova consapevolezza. Cioè, come un togliersi un vecchio zaino pesante. Andiamo a vedere le fatine. Che cosa vi consigliano, che cosa vi vogliono dire. Wow, nuovi inizi ragazzi, e vi dicono la fatina madre di Dio sarebbe, ehm, vedete che ha come questo bambino al di sotto e vi dice che bisogna, come dire, mantenere, o meglio curare quello che è un bambino, come potrebbe essere un'idea, da quando è concepito a quando nasce, no? Alla manifestazione. E qua vi dice, proteggi e nutri le tue idee come se fossero un bambino.
quindi poco per volta, con amore, con affetto, con comprensione, con compassione. Celebrazione, e qui ce l'abbiamo, sì, avevate il 4 di bastoni, quindi qualche cosa si andrà a celebrare, ragazzi. E vi dice, è tempo di uscire, di giocare e danzare. Un invito è alle porte, è in cammino, vi dice. Ma che bello, amici del leone. Ma poi, giustamente in questo periodo natalizio ci sono le ferie, si esce un po' di più, si conosce gente nuova. Andiamo a vedere un koan. L'acqua si scalda lentamente e bolle all'improvviso. È come se vi dicessero che ci vuole come un tempo per far maturare tutto questo movimento e poi all'improvviso bolle, all'improvviso c'è come questa caduta di certe certezze, c'è la morte di certi comportamenti, di certe attitudini, potrebbe anche essere di certe ideologie o di certi obiettivi. Io qui sento un cambio molto forte perché tra il giudizio e la morte, ragazzi, c'è proprio come un girare la medaglia dall'altro lato. Con il giudizio vedo tutti e due i lati della medaglia, potrebbe essere così. E fatemi vedere una cosa. Mm. Due di coppe, due volte il giudizio e il 4 di bastoni, ragazzi. Secondo me per qualcuno con questa persona vi siete già conosciuti in altre vite. Abbiate pazienza, mi viene da dire, perché all'improvviso l'acqua bollirà ad un certo punto. Ci sarà come fermento, farete le bollicine. Andiamo a vedere un ultimo oracolo. Migliora la tua salute fisica. E dice, pensa come ti vedi nel tuo essere fisico. Ti percepisci debole o forte? Tendi a mettere scuse per spiegare perché non sei proattiva nella tua guarigione quando sai quello che puoi e che devi fare? Per la serie procrastinate? L'obiettivo: inizia un'azione positiva nella tua vita per migliorare la tua salute fisica. E qui potrebbe essere iniziare a fare sport, iniziare a fare meditazione, perché anche la meditazione migliora la salute psicoemotiva, psicofisica. E potrebbe essere migliorare l'alimentazione, smettere con qualche vecchia abitudine magari non proprio sana, o anche solo prendersi i giusti spazi di riposo. Non lo so perché, ma c'è qualcuno qua che ha dei temi con il riposo. Bene, amici del leone, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato degli spunti di riflessione interessanti. Fatemelo sapere nei commenti. Per sostenere il canale potete mettere like, dare hype, iscrivervi, condividere il video. Per iniziare un percorso di crescita con me vi basta scrivermi una mail, io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come funziona il lavoro sulle credenze limitanti, però tenete presente che la stessa cosa la potete anche fare per conto vostro attraverso la sezione degli abbonati. In quella parte io praticamente vi ho portato tutto quello che io ho studiato in tanti anni e ho condensato e messo in quella sezione come se fosse un corso di formazione, cioè ho praticamente riprodotto tutto quello che io ho imparato per aiutare anche voi nel vostro percorso di crescita. Tenete presente che ci sono temi di metafisica, di metamedicina, parlo dell'astrale, di come risvegliare la chiaroveggenza, della Kundalini, delle larve energetiche, di tutto quello che sono le energie sottili. Parlo di metafisica, parlo di metamedicina, ci sono delle meditazioni che vi aiutano sia a ripulire il campo energetico che a proteggerlo. Insomma, date un'occhiata ai titoli dei video, quelli si vedono, sono pubblici, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla. Sono 4 playlist, sono numerate e andrebbero viste in ordine cronologico di numero. Detto questo, ragazzi, non mi resta che augurarvi un super Natale. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!